Se mi sbaglio mi corrigerete. Tutti quanti facciamo degli errori, soprattutto quando parliamo in una lingua che non è la nostra lingua madre. Nel video di oggi vedremo i 5 errori più comuni commessi dagli studenti della lingua italiana, che sareste voi. Così, come disse il Papa in quella frase diventata famosissima, se sbagliate potrete correggervi. Ciao e benvenuta, sono Mattia di Lingua Franca e oggi vedremo insieme alcuni errori di grammatica che vengono commessi di frequente da chi studia l'italiano. Sei pronta? Cominciamo subito. Essere o non essere? Così si domandava Amleto nella famosissima tragedia di Shakespeare e la stessa domanda se la pongono anche gli studenti della lingua italiana quando devono usare il passato prossimo. Infatti, un errore molto comune è dire frasi come "io sono mangiato una mela", perché la frase corretta è "io ho mangiato una mela". Quindi, in questo caso, tra i due verbi ausiliari essere e avere, serve il verbo avere. Il passato prossimo si forma con un verbo ausiliare, avere o essere, al presente, più il participio passato del verbo che vogliamo coniugare. Se ti stai domandando come fare a sapere quando usare essere e quando usare avere, ti insegno un piccolo trucco. L'ausiliare avere si usa con tutti i verbi transitivi, cioè i verbi che rispondono alla domanda chi o che cosa e vogliono il complemento oggetto. Ad esempio, ieri ho ascoltato una canzone di Pavarotti. Ascoltare è un verbo transitivo perché vuole il complemento oggetto, cioè canzone, che risponde alla domanda che cosa ho ascoltato? Una canzone. Al contrario, l'ausiliare essere si usa con tutti i verbi intransitivi, cioè i verbi che non hanno il complemento oggetto e sono seguiti da altri complementi. Per esempio, poco tempo fa sono andato a Parigi. Andare è un verbo intransitivo perché è seguito da complementi che non rispondono alla domanda chi o che cosa e non vuole mai il complemento oggetto. A Parigi risponde alla domanda verso dove ed è un complemento di luogo, l'uso degli articoli. La lingua italiana ha due tipi di articoli: gli articoli determinativi, che sono il, lo, la, i, gli e le, e gli articoli indeterminativi, cioè uno, una, dei, degli e delle. Una delle difficoltà più grandi è coordinare il genere e il numero dell'articolo determinativo con quello del nome a cui l'articolo si riferisce. Quindi dire "i alberi di questo parco sono molto alti" è sbagliato, perché la frase corretta sarebbe "gli alberi di questo parco sono molto alti". Se però riuscirai a ricordarti queste regole, sono sicuro che non potrai più sbagliare. Per i nomi maschili in generale si usa sempre il per il singolare e i per il plurale. Il cane, i cani, il ragazzo, i ragazzi. Con le parole che cominciano con gn o s più consonante o x, y, z, pn e ps si usa sempre lo al singolare e gli al plurale, l'ognomo, gli gnomi, lo psicologo, gli psicologi, lo zio, gli zii. Per i nomi femminili si usa sempre la per il singolare e le per il plurale, la casa, le case, la mamma, le mamme. Se vuoi saperne di più su questo argomento, qui sopra trovi un video in cui ne parlo in maniera più approfondita. Le preposizioni. Un altro errore molto comune è quello di sbagliare le preposizioni di tempo o di luogo. In italiano ci sono moltissime preposizioni e all'inizio è normale fare confusione. Oggi ci concentriamo sulla preposizione
tra, che sta ad indicare qualcosa che è nel mezzo. Ricordati che dire tornerò a casa mia in 2 settimane è un errore. La preposizione corretta è tra, perché indica il periodo che sta nel mezzo tra il momento in cui parlo, che è adesso, e il momento in cui tornerò a casa, 2 settimane. Tra si può utilizzare anche come preposizione di luogo e anche in questo caso ha il significato di in mezzo. Ad esempio, il supermercato si trova tra la farmacia e il panificio. In questo caso si usa la preposizione tra perché il supermercato è in mezzo a questi due negozi. Il verbo piacere. Spessissimo qui su YouTube si leggono nei commenti frasi come questo video mi ha piaciuto, me piace molto mangiare e altri errori simili. Il verbo piacere in italiano ha effettivamente una costruzione particolare. Ora te la spiego. Mentre in altre lingue, come in inglese, la costruzione è soggetto più verbo più complemento oggetto, I like pizza, in italiano la costruzione è complemento di termine a chi più verbo più soggetto. A me piace questo video, oppure mi piace questo video. Occhio però a non dire a me mi piace questo video, perché mi vuol dire già a me, quindi non c'è bisogno di metterlo 2 volte. Il soggetto si trova dopo il verbo, mentre il complemento di termine indica a chi piace questo video. A me, a te, a lei, a noi, a voi o a loro. La pronuncia delle doppie. Siamo arrivati all'ultimo errore più frequente, che è la pronuncia delle doppie. La lingua italiana ha tantissime parole con le doppie, cioè 2 consonanti uguali di seguito. Letto, palla, mamma, gatto. Sono solo alcuni esempi delle migliaia di parole che contengono al loro interno 2 consonanti di seguito. In questi casi, per pronunciare bene le parole con le doppie, bisogna sforzarsi di farle sentire. Bisogna stressare la pronuncia di quelle 2 lettere, come mi avete appena sentito fare. Quindi mi raccomando, sono utilissimi gli esercizi di shadowing per imparare a farlo bene. Qui trovate le informazioni sullo shadowing. Fantastico! Questi erano i 5 errori più frequenti che fanno gli studenti della lingua italiana. Se questo video ti è piaciuto, un click sul tasto mi piace sarebbe... sicuramente non sarebbe un errore. Se invece vuoi continuare a migliorare il tuo italiano, qui trovi diversi esercizi utili che puoi fare subito, mentre qui trovi un sacco di video con dei consigli utili su come studiare l'italiano. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!